Buon pomeriggio a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Nuovo video per parlare di una designazione arbitrale per Inter Bologna che lascia alquanto allibiti. Per tornare sulle parole di Antonio Conte che nel post Cremonese-Napoli ancora una volta ha punzecchiato l'Inter e soprattutto per parlare di una stampa che poi ha avallato le parole di Conte, una stampa che dovrebbe essere a carattere nazionale ma che invece è stata sfacciatamente di parte in prima pagina e negli articoli in edicola oggi che andremo appunto a riprendere. Naturalmente, come al solito, vi ricordo un bel like al video e l'iscrizione al canale per chi non fosse ancora iscritto, due semplici operazioni che però aiutano tantissimo. Partiamo dalla designazione di Inter Bologna. In campo l'arbitro scelto è stato Guida di Torre Annunziata, alla VAR Marisca. Sicuramente molti di voi ricorderanno, sono i due arbitri che hanno scelto di non arbitrare più il Napoli per paura delle minacce, quindi per girare tranquilli per le strade di Napoli. E qui allora sorge il primo dubbio: perché questi due arbitri vengono scelti ad arbitrare praticamente la principale antagonista del Napoli, la squadra che in questo momento è in testa alla classifica? E la domanda ovviamente è spontanea. Gli arbitri sono tranquilli nell'arbitrare l'Inter. Nel caso in cui ci fosse un episodio dubbio, avranno la giusta serenità per prendere la decisione senza pensare a ciò che poi il giorno dopo potrebbe accadere per le strade di Napoli? Perché se un arbitro non è tranquillo nell'arbitrare il Napoli per paura delle minacce per sé e per la sua famiglia, penso che lo sia altrettanto nell'arbitrare una diretta concorrente, perché prendiamo il caso, un episodio dubbio, l'arbitro prende una scelta a favore dell'Inter, magari può anche capitare un errore a favore dell'Inter, il giorno dopo cosa accadrebbe per le strade di Napoli? Ecco, se l'arbitro non è tranquillo nell'arbitrare il Napoli, non dovrebbe arbitrare nessuna delle dirette concorrenti, quindi nell'Inter, nel Milan, nella Roma, nella Juventus, perché altrimenti potrebbero comunque prendere delle decisioni senza la giusta tranquillità. Anzi, parere mio personale, se un arbitro ha il timore di arbitrare il Napoli, e allora va benissimo, è comprensibile, però non dovrebbe arbitrare nemmeno in Serie A, perché ogni squadra poi può essere in un modo o nell'altro una concorrente per il Napoli o una squadra che potrebbe poi sottrarre punti al Napoli. Insomma, ci sono sempre delle situazioni particolari. E allora benissimo, se un arbitro sceglie di non arbitrare il Napoli perché ha il timore, che vada ad arbitrare in un'altra categoria, può tranquillamente essere retrocesso in Serie B. Se poi qualcuno potrebbe obiettare, anche in Serie B ci sono squadre campane come la Juve Stabia, come l'Avellino, e allora benissimo, se questi arbitri, perché ne sono due, sia Guida che sarà in campo, sarà l'arbitro di Inter Bologna, sia Maresca che sarà a VAR, se questi arbitri non hanno la giusta serenità, possono tranquillamente rinunciare a fare gli arbitri, nessuno li obbliga, però certamente, e chi segue il canale sa che io non ho tanti, non sono un complottista e non amo parlare di episodi arbitrali, però visto che da altre parti si parla di retropensieri, si punta sempre il dito su presunti aiuti arbitrali, quando poi l'Inter in realtà nell'ultimo anno ha avuto più sfavori che favori arbitrali. Ecco che questo è un chiaro caso che dà spazio a tanti retropensieri. Insomma, è stata una scelta secondo me molto avventata quella di Guida e Marisca, arbitri che secondo me non dovrebbero più essere accostati né alle partite del Napoli né a nessuna delle partite in cui sono in campo le dirette concorrenti. Passiamo anche all'altro argomento del video, ed è l'ennesimo attacco che Antonio Conte fa velatamente all'Inter, così come a Milan e Juventus, insomma alle dirette concorrenti, e a quella storia che il Napoli, Conte piace raccontare, la storia che il Napoli è un po' la Cenerentola della Serie A, quindi un Napoli che è sempre svantaggiato rispetto alle altre, un Napoli che ha fatto dei miracoli, un Napoli che deve scalare praticamente un Everest per provare a vincere, quasi come se avesse preso una squadra che non vedrebbe uno scudetto da svariati decenni. In realtà vorrei ricordare al signor Conte che il Napoli aveva vinto lo scudetto 2 anni prima del suo arrivo e che soprattutto il Napoli ha fatto investimenti per rimanere in quelle posizioni.
Andiamo subito a prendere anche la stampa di oggi e precisamente parliamo del Corriere dello Sport perché è lì che mi riferisco quando dico c'è una stampa che avvalla questa descrizione, questa narrazione del Napoli Cenerentola della Serie A e che si schiera apertamente contro le altre. Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi. Scintilla e scudetto, l'anti-Christian, Conte fa paura, l'Inter si sente sotto pressione. Dalla storia dei campionati fino alle differenze legate agli stadi e centri sportivi al monte ingaggi, riflessioni che alimentano la polemica tra Napoli e Inter. Ecco, Conte fa paura, l'Inter si sente sotto pressione. Chi l'ha raccontata questa ai signori del Corriere dello Sport? L'Inter ha il timore di Antonio Conte? Io ho i miei dubbi. Chiaramente è un avversario da rispettare, ci mancherebbe altro, è l'allenatore campione d'Italia in carica. Ha la squadra, secondo me, la più attrezzata o comunque una delle più attrezzate, visto che a Conte piace dire che i favoriti sono gli altri, ma è comunque una squadra attrezzatissima per riconfermarsi, quindi chiaro che c'è il rispetto. Andiamo appunto ecco a pagina 2, Conte Kivu, temperatura scudetto, Antonio spaventa, Inter sotto pressione. È una narrazione esageratamente di parte, un qualcosa ecco, tra i principi del giornalismo ci dovrebbe essere l'imparzialità. Chi fa un titolo del genere e la descrizione poi, leggendo l'articolo, non è molto diversa, ecco che si perde un po' quell'imparzialità. Qui vengono riportate anche le parole Juve, Milan e Inter sono diverse per strutture, seconde squadre, monte ingaggi e valore patrimoniale di Antonio Conte. La risposta di Chiu fu quello che dice Conte non mi interessa. Il Napoli, questa è la risposta di Marotta, il Napoli a mio avviso rimane nettamente il favorito perché è campione uscente, ha fatto investimenti importanti ed è l'unica delle prime 4 ad aver mantenuto l'allenatore. In realtà c'è un punto, ecco, poi si parla appunto delle parole di Conte, si dice che è un'ovvietà ciò che ha detto Conte, ci arriviamo tra un attimo, ma c'è, ecco, come viene raccontata la replica di Kivu. L'allenatore interista si è tenuto lontano dalla polemica giornalistica. Virgolettato, a me di quel che dice Conte non interessa. E guardate come viene descritta la risposta di Kivu. Per l'occasione Kivu ha persino abbandonato la dolcezza comunicativa che fin qui lo ha contraddistinto. Ha scelto un insolito modo brusco, non è riuscito a nascondere il fastidio per un tema che non esiste. Poi dice Marotta ha risposto, per lui è diverso, Marotta ecco come se avesse spostato il tema su altri punti. Prima di appunto analizzare le parole di Conte andiamo anche a vedere, guardate come viene raccontato invece lo scudetto. L'obiettivo è che le imprese scudetto, ovviamente riferite al Napoli, addirittura miracolosa all'ultima non restino fenomeni saltuari o parte di cicli brevi. Perché viene raccontata la narrazione di uno scudetto miracoloso? È vero, lo scorso anno il Napoli non partiva coi favori del pronostico, ma al massimo in una griglia di inizio stagione poteva essere messa al secondo, al terzo posto ad essere negativi. Io in realtà l'avevo sempre messa al secondo posto e nel duello scudetto l'avevo sempre inteso quello tra Inter e Napoli, ma era una squadra che aveva un'ottima base, che aveva vinto lo scudetto appena 2 anni prima e che aveva fatto degli investimenti sul mercato. Perché sarebbe questa impresa miracolosa? Per di più, vado ad aggiungere, è vero, quando si parla di strutture e seconde squadre, Inter, Milan e Juventus sono messe meglio perché hanno la seconda squadra, la Juventus già da qualche anno, per strutture sono messe meglio anche per centri di allenamento e su questo non ci piove. La Juventus ha anche lo stadio di proprietà, Inter e Milan hanno acquisito San Siro, poi ecco dovranno ancora costruire il nuovo stadio, però da questo punto di vista non ha detto un qualcosa di inesatto. Il punto è un altro. Strutture, seconde squadre, possono essere un qualcosa che avvantaggia nel lungo periodo, non negli anni in cui Conte rimane alla guida di una squadra. E quando parla invece di monte ingaggi, ecco, Antonio Conte dovrebbe fare una narrazione più precisa, perché ecco, se prendiamo il Corriere dello Sport, tornando sull'articolo che stavamo prendendo in considerazione, si prende il valore delle rose secondo i dati di Transfermarkt, gli ingaggi delle rose secondo i dati di Transfermarkt. Fermiamoci un attimo, andiamo a prendere invece una tabella di Calcio e Finanza, un sito con tutto il rispetto per Transfermarkt che a me piace tanto e ho ovviamente grande apprezzamento per il sito stesso, però Calcio e Finanza è sicuramente più appropriato per andare a parlare di conti e di finanze societarie. E allora qui possiamo andare a vedere se effettivamente il Napoli sta facendo miracoli e se effettivamente è la Cenerentola della Serie A. Sito che appunto questa tabella che vediamo in sovraimpressione ci sono ammortamenti e prestiti e stipendi lordi. Qui poi si va a vedere il costo totale della rosa.
Per stipendi lordi, è vero, il Napoli non ha il monte ingaggi più alto. Quello più alto è appunto dell'Inter, poi c'è la Juventus soltanto dopo. C'è il Napoli di Antonio Conte. Se andiamo però a vedere ammortamenti e prestiti, vediamo che il Napoli ha un valore decisamente superiore a tutte le altre, perché è una squadra che negli ultimi anni ha investito sul mercato. E poi andiamo a vedere il costo totale della rosa, ecco, tra ammortamenti e prestiti più gli stipendi lordi, e vediamo che il costo della rosa totale, comprensivo di tutto, è più alto quello del Napoli rispetto a quello dell'Inter. E allora che Conte smetta di narrare che il Napoli è la Cenerentola della Serie A, che lui ha fatto dei miracoli sportivi, che è andato oltre ogni normale immaginazione e che non può ripetersi. Il Napoli è una squadra forte, è una squadra che è stata costruita per vincere, è una squadra che quest'estate ha fatto investimenti per continuare a vincere, per confermarsi in Serie A, e cosa ancora più grave secondo me è che la stampa dovrebbe essere un tantino più imparziale e riportare innanzitutto dati corretti, e quindi quando si parla di valore delle rose, ingaggi, andare a prendere un attimo dei dati, ecco, più affidabili e fatti da chi è esperto in questo campo, come il sito Calcio e Finanza, e non prendere semplicemente i valori di transfer market perché così fa comodo al Napoli stesso. E soprattutto in queste diatribe dialettiche di Antonio Conte, che Antonio Conte è bravo a creare, ecco, questa narrazione che lui è sempre svantaggiato rispetto agli altri, che sta facendo dei miracoli, è bravo a creare delle vere e proprie battaglie dal punto di vista, ecco, della stampa, dal punto di vista mediatico. In queste battaglie create dal signor Antonio Conte, la stampa dovrebbe essere imparziale, non prendere le parole di Conte, spiegarle come se fosse un'ovvietà quello che ha detto, portare dei dati a supporto, ovviamente dati, possiamo prendere quelli che fanno più comodo, a supporto delle parole di Antonio Conte, e poi invece strumentalizzare le risposte della controparte, in particolare quelle di Chivu e Marotta, e poi parlare come se fosse una squadra sotto pressione che quindi ha paura del Napoli. Ecco, questa non è una stampa di parte, questo non può essere il Corriere dello Sport, che di per sé dovrebbe essere una testata giornalistica nazionale, al massimo può essere una testata della società sportiva Calcio Napoli a scrivere qualcosa del genere. Però purtroppo ormai non ci sorprendiamo più di nulla, neanche per quanto riguarda la stampa italiana. Attendo anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sulle designazioni arbitrali di Inter Bologna, sia sulla nuova diatriba dialettica mediatica messa in scena dal signor Conte e avvallata dalla stampa. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione apposita, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.